Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi voglio rispondere alla domanda se leggere i tarocchi fa ingrassare. Può sembrare strano, però è così. Adesso vi spiegherò perché c'è questa teoria, che poi non è solo una teoria, e anche come contrastarla, cioè come evitare che questo succeda, perché c'è il modo, si può fare in modo molto semplice. Vi spiego però perché funziona così. Allora, innanzitutto dipende da che tipo di letture fate, perché se state facendo una scuola, ipotesi per imparare i tarocchi, se state studiando, lì praticamente non c'è problema, quindi studiate pure tranquilli, ok? Diciamo che quando c'è una questione più a livello di memoria, a livello di apprendimento, questo non succede tanto perché state appunto ancora lavorando su un piano 3D, in terza dimensione, su un piano materiale. Un altro fattore importante è il numero di letture che fate giornalmente, perché se magari è una lettura va bene, nel senso può succedere come può anche non succedere, soprattutto se sono magari una lettura un giorno sì o un giorno no, o due letture un giorno sì e due no. Se è una cosa così sporadica va bene, ma se cominciate a fare 4, 5, 6 letture al giorno tutti i giorni, lì già potrebbe succedere. Questo perché? Allora, quando si fanno letture di un certo tipo, ragazzi, parlo già di chi ha canalizzazioni, quindi di chi ha già il terzo occhio aperto, il sesto chakra quindi aperto, di chi sente già cose, di chi ha già sensi psichici, diciamo, sviluppati, ok? O comunque molto aperti. Allora, quando si fa una lettura, proprio perché sto canalizzando, sto usando i chakra alti, quindi uso quello che è il terzo occhio per vedere delle cose, piuttosto che sentire delle cose, sto usando la parola per esprimere quello che vedo, quindi quinto chakra, sesto chakra, e poi le canalizzazioni arrivano anche dal settimo chakra, quindi diciamo che è un po' tutta la parte alta del corpo fisico che viene coinvolta in questo tipo di processo, che viene utilizzata in questo tipo di processo, ok? Quindi chi passa molto tempo a canalizzare, quindi se fate dalle 4 alle 6 sessioni da un'ora giornaliere, vuol dire che passate tanto tempo con l'energia concentrata nei chakra alti, quindi nella testa, nella zona alta del corpo fisico, ok? Questo vuol dire, a livello energetico sempre io parlo, vuol dire avere l'energia tutta in su, diciamo tutta focalizzata in alto, e poca energia in basso, ok? Quindi che cosa succede? Quando c'è poca energia in basso è come non essere radicati al terreno. Si ha questa connessione infinita con il cielo, ma c'è una sorta di disconnessione con la terra, ok? Proprio perché l'energia che utilizziamo è sempre in alto, è sempre diciamo focalizzata con l'alto astrale, con i piani astrali, ecco, mettiamola così. Poi farò anche un video dove spiego un po' meglio l'astrale. Ehm, Dunque, se avete visto i miei video sui chakra, se non l'avete fatto vi consiglio di vederlo, però ci sono due correnti nel nostro corpo, una corrente è discendente e una corrente è ascendente, ok? Quindi portare l'energia terrenale, fisica in alto, la cosa funziona perché automaticamente i chakra di chi canalizza sono già aperti. Quello che è più difficile è la corrente discendente, cioè far radicare l'energia, quindi far sì che l'energia si esprima nella terra. Quindi quello che nel nostro corpo fisico è collegato alla parte del terreno sono i chakra bassi, ok? Quindi terzo chakra, secondo chakra e primo chakra. Il primo chakra è collegato alle gambe, il secondo chakra è collegato alla zona dell'intestino e dei genitali, il terzo chakra stomaco, fegato, pancreas e tutti gli organi interni della digestione. Quindi che cosa succede? Quando l'energia non fluisce, non riesce a scaricare nel terreno,
resta lì, resta intrappolata nel corpo fisico. Okay? Quindi si tenderà ad avere una persona che tende a ingrassare proprio in questi chakra bassi. Dipende un po' dalla struttura fisica che avete, ho spiegato nei video riservati agli abbonati la struttura del carattere e la relativa struttura fisica, però ci sarà tendenza ad ingrassare proprio nella zona della pancia, nella zona delle anche, magari dei glutei, oppure ci potrebbero proprio essere dei problemi di circolazione sanguigna nelle gambe o nelle articolazioni, quindi potrebbero esserci problemi alle giunture, alle ginocchia, alle caviglie. Ok, non è una cosa così drammatica, no? Nel senso che si può contrastare. Quindi voi sapete che passare tante ore nell'astrale, quello che succede è che c'è poi la necessità di scaricare questo tipo di energia. Perché sennò si tende a ingrassare, si tende a trattenere questa energia, no? Il corpo non sa dove mandarla fondamentalmente, quindi la tiene lì. Come si contrasta? Ragazzi, in un modo semplicissimo, veramente, facendo grounding, facendo radicamento. Quindi quello che vi basta fare è delle lunghe passeggiate nei boschi. Se non avete il bosco, basta anche fare una passeggiata, per esempio, in un prato, se avete la possibilità. Adesso qui dove sono io è estate, quindi se avete la possibilità andate proprio a sdraiarvi su madre terra, sopra madre terra, perché la proprietà intrinseca di madre terra è quella di assorbire, di drenare le energie negative. Quindi quello che il corpo di un canalizzatore, diciamo, trattiene durante il momento delle canalizzazioni, nel caso poi appunto non venga rilasciato, lo si può, diciamo, togliere, rilasciare, alleggerire proprio riprendendo il contatto con madre natura. Potete anche abbracciare un albero, potete mettervi a travasare un fiore, una pianta, fare giardinaggio. L'importante è che sia a contatto con la terra proprio. Però fondamentalmente se state, ipotesi, 6 ore a fare letture, diciamo che probabilmente potrebbe essere necessaria anche un'ora e mezza di questo grounding. Però anche lì ognuno deve imparare a conoscersi. Quindi se io dopo un'ora che sono rimasta lì mi sento ancora pesante, mi sento ancora magari ansiosa perché l'ultima consulenza che ho fatto mi ha reso ansiosa e quindi ho bisogno ancora di scaricare, resto lì. Cioè prendetevi il tempo che vi serve per purgare le energie che magari si sono intrecciate durante la lettura, ok? Perché comunque per quanto un cartomante sia focalizzato, sia centrato, sia protetto, sia nella bolla di luce, le energie comunque si intrecciano per forza perché è con voi che ha la connessione, con il vostro sé superiore, qualche volta succede anche che ci si connetta con i registri akashici, ok? Quindi se state imparando a leggere i tarocchi, state tranquilli, ma quello che vi posso consigliare è di iniziare già a fare questo tipo di lavoro in modo che cioè divenga proprio una sana abitudine da integrare alla cartomanzia. Perché ragazzi, leggere i tarocchi non è solo mettersi lì, girare le carte, c'è anche un lavoro dietro, c'è una preparazione culturale, c'è una preparazione a livello di appunto conoscenza di quelli che sono i doni psichici e di come anche contrastare certe cose, come può essere questa sovrabbondanza di energia nei piani alti, diciamo così, piuttosto che come contrastare un attacco psichico. Cioè, sono tutte cose necessarie da sapere per chi legge i tarocchi, ok? Perché sono cose che succedono e bisogna saperle maneggiare. Bene, ragazzi, io spero che comunque il video vi sia stato utile. Non spaventatevi se state iniziando a leggere i tarocchi, ripeto, va tutto bene, iniziate semplicemente a passare più tempo in mezzo alla natura, ok? Se ci sono dubbi o domande potete scrivermi nei commenti, se il video è stato interessante potete farmelo sapere con un like. Io vi ringrazio come sempre di essere stati qui con me, vi auguro il meglio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!